Da oltre 2 anni l'Absan H501S è il miglior drone entry level sotto i 300 euro. Ma oggi nel 2019 è il momento che il suo scettro passi al nuovo Xiaomi Fimi A3. Ciao amici di X2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Sono già passati oltre 2 anni dalla mia recensione dell'Absan H501S. Cavolo ragazzi, come vola il tempo! Questo drone è stato per molto tempo e continua ad essere anche oggi una delle mie scelte preferite quando si tratta di droni entry level a basso costo. Insomma, attorno ai 200 euro avete un drone con motori brushless, 20 minuti di autonomia, GPS, cam Full HD, display su radiocomando, insomma tanta roba. Ma ragazzi, è il momento di evolversi da questo a questo, che poi non so se anche voi lo notate, ma strutturalmente sono davvero molto simili. Questo ragazzi è lo Xiaomi Fimi A3, secondo me il nuovo miglior drone entry level sotto i 300 euro. Infatti al momento il suo prezzo oscilla tra i 200 e i 260 euro, vi lascio un po' di link in descrizione video, ed è secondo me l'evoluzione naturale dell'Absan H501S. Il suo prezzo, ora che è appena uscito, è all'incirca lo stesso prezzo che aveva all'uscita l'Absan H501S e le similitudini non finiscono qui. A parte la struttura molto simile, abbiamo anche qui motori brushless che permettono all'incirca 21-22 minuti di autonomia. La cam è sempre una Full HD 30 fps, ma in questo nuovo Xiaomi Fimi A3 abbiamo anche un gimbal a 3 assi, anzi 2 assi meccanici più uno elettronico, un po' come funziona per il DJI Spark. Ora non aspettatevi la stessa qualità di uno Xiaomi Mi Drone 4K, ma i video, considerando che si tratta di un drone entry level, sono davvero di ottima qualità, meglio i video che le foto, e il gimbal fa benissimo il suo lavoro, anche meglio di alcuni droni un po' più costosi. Vero Absanzino? Peso di circa 560 grammi a pieno carico, abbiamo un GPS GLONASS davvero molto preciso, molto rapido nell'agganciare i satelliti, anche precisione nel ritorno a casa automatico, tante funzionalità di volo che vedremo tra poco, e una velocità massima di 18 metri al secondo, che all'incirca sono sui 65 km orari. All'interno della confezione troviamo il manuale di istruzioni, dateci una lettura, è tutto in inglese e non in cinese come quello dello Xiaomi Mi Drone 4K, 6 eliche, quindi 4 da montare subito sul drone e 2 di riserva, cavetto USB, micro USB per collegare il drone al computer, il cavetto di alimentazione che dovrà essere collegato al caricabatterie e poi al drone, 14 volt, 0.8 ampere, purtroppo con presa americana cinese, ma arriverà anche l'adattatore italiano. Caricabatterie molto semplice, sotto questo aspetto forse potevano fare qualcosina in più. Da una parte colleghiamo l'alimentatore, dall'altro il cavetto, e poi colleghiamo ovviamente la batteria. Come detto poco fa, i motori sono brushless con eliche a sgancio rapido che permettono l'installazione in pochi istanti, un'evoluzione rispetto alle eliche dello Xiaomi Mi Drone 4K. Diamo un'occhiata al drone, che è costruito davvero molto bene, materiali di buona qualità, secondo me sono gli stessi dello Xiaomi Mi Drone 4K, e abbiamo anche il reparto ottica e gimbal abbastanza solido. Purtroppo però non abbiamo nessun coperchio di protezione, quindi state attenti quando andate a riporlo nella sua borsa. Qui sotto abbiamo la porta d'espansione DI e i 2 forellini per avvitare gli accessori, il tasto d'accensione
Estraiamo la batteria che è una 2000 mAh 11.1 volt. E infine c'è il radiocomando che, ragazzi, è davvero bellissimo, molto ben costruito, antenne sulla parte superiore, nella parte inferiore abbiamo l'ingresso AV per collegarlo ad un monitor esterno, l'ingresso micro SD per aggiornarlo e per registrare la telemetria del drone. Accendiamo anche il radiocomando che tramite il display molto luminoso ci mostra subito alcune informazioni sullo stato del drone e sui firmware installati. Con la rotellina sinistra possiamo regolare l'inclinazione del gimbal, inclinazione molto morbida, quindi senza nessuno scatto, gimbal che si comporta molto bene. Poi abbiamo tante informazioni come lo stato della batteria del drone, i satelliti agganciati, la memoria residua sulla micro SD, il segnale radio, il segnale video, lo stato della batteria del radiocomando, tutta la telemetria con l'altezza, la distanza, la velocità, insomma tante informazioni. Poi possiamo andare ad attivare e disattivare la modalità Sport e GPS tramite questo switch. Abbiamo tasti d'accensione e ritorno a casa automatico. La rotella destra invece va a regolare l'esposizione, ma può essere anche programmata per altre funzioni, mentre i due tasti posteriori permettono il primo di scattare foto e registrare video e il secondo di attivare la porta DI. Muoversi nei menu del radiocomando è davvero molto semplice tramite lo stick a destra, che sembra quello per i videogiochi. Premendo a sinistra abbiamo tutte le impostazioni del drone, come le impostazioni della cam, le impostazioni del GPS, e possiamo impostare i limiti d'altezza, il limite di distanza, l'altezza del ritorno a casa automatico, ragazzi, e questa è una cosa molto importante. Io vi consiglio di impostarla superiore ai 50 metri per evitare ostacoli, e abbiamo poi la possibilità di impostare il ritorno a casa al punto di decollo o sul radiocomando. Abbiamo poi la possibilità di variare il canale radio se ci sono delle interferenze. Possiamo attivare anche la modalità Attitude. Per attivare i motori dovrete portare gli stick in basso verso l'interno. E possiamo anche variare la sensibilità del gimbal impostandolo in modalità FPV. Molto comodo se utilizziamo il drone con degli occhiali appositi a 5.8 GHz. Possiamo scegliere cosa impostare alla rotella destra e abbiamo tutte le calibrazioni del caso. Ragazzi, vi do un consiglio: quando utilizzate questo drone calibrate sempre il gimbal, perché all'accensione tenderà ad essere leggermente storto. Purtroppo Xiaomi ci ha abituati a questo con i suoi droni, però in questo caso, andando a calibrare il gimbal, l'orizzonte andrà sempre a raddrizzarsi. Quindi ragazzi, questo è un importante consiglio che vi do e che sicuramente verrà risolto con i prossimi aggiornamenti. Ovviamente seguite la calibrazione del drone quando vi spostate di molti chilometri dall'ultimo punto di decollo. Possiamo scegliere anche la lingua del menu, purtroppo non c'è l'italiano, e possiamo anche switchare da modalità radio CE a FCC. CE permette un range di controllo attorno ai 300 metri, FCC sopra il chilometro, però ragazzi, per essere a norma di legge impostate CE, poi ovviamente ognuno fa come vuole, però utilizzate sempre la testa. Premendo lo stick verso l'alto abbiamo tutte le modalità di volo intelligenti, come l'atterraggio e il decollo automatico, il ritorno a casa, l'orbit mode, il follow me, il selfie mode, l'headless mode e altre modalità, come ad esempio la cinematic mode, che permette delle inquadrature più particolari. Possiamo accedere anche alle impostazioni della cam. Purtroppo i video sono solo Full HD o a 30 o a 25 fps. Impostare la qualità delle foto, l'esposizione, l'ISO, lo shutter, la saturazione e tutte le altre impostazioni, anche formattare la micro SD. Mentre premendo lo stick a destra accederemo alle registrazioni eseguite tramite il radiocomando, quindi con tutta la telemetria. Si tratta, a mio modo di vedere, di un drone davvero intelligente. Passatemi questo termine, ragazzi. Intelligente per le scelte costruttive che sono state adottate in questo modello, che vanno a migliorare alcuni problemi anche abbastanza gravi del precedente Xiaomi Mi Drone 4K. Ci tengo a precisare che questo non sostituisce assolutamente lo Xiaomi Mi Drone 4K, ma essendo un modello uscito
dopo 2 anni rispetto al Mi Drone 4K, è ovvio che alcuni aspetti che hanno fatto tanto discutere quel drone siano stati risolti, migliorati qui. Il primo aspetto migliorato notevolmente rispetto al Mi Drone 4K è il sistema di aggancio delle eliche, che sullo Xiaomi Mi Drone 4K sì, erano a sgancio rapido, ma il loro sistema andava a deteriorarsi con il tempo, provocando delle vibrazioni durante il volo che comportavano, oltre a un rumore caratteristico, un cinguettio che tanti di voi conoscono bene, anche un'immagine un po' distorta. Ecco, con questo nuovo Fimi A3 quel problema è stato risolto. Abbiamo delle nuove eliche a sgancio rapido che imitano davvero da vicino il sistema utilizzato dai droni della DJI. Un'altra grande miglioria risiede nella parte posteriore inferiore, ovvero la batteria. Feci anche un video tempo fa dedicato alla batteria dello Xiaomi Mi Drone 4K che purtroppo ha dei ganci di plastica che con il tempo, sfilandola, inserendola, dentro fuori, andavano un po' a consumarsi. E cosa succedeva? Succedeva che ad alcuni, magari a quelli più rudi che andavano a spingere la batteria in modi strani, la batteria si sganciasse letteralmente in volo, con quindi il drone che precipitava. E capite bene che è una cosa davvero pericolosa. Beh ragazzi, qui il problema è stato aggirato. Infatti è sempre possibile rimuovere la batteria e quindi inserire una seconda batteria per aumentare la nostra autonomia di volo, ma ora è possibile anche con batteria inserita andare ad aprire questo sportellino e ricaricare la batteria direttamente da qui, quindi senza andarla a sfilare e senza andare ad indebolire i ganci. Ed è presente anche uno slot micro USB per andare a trasferire foto e video senza dover rimuovere la micro SD che è inserita nella parte interna sotto la batteria. Un'altra caratteristica quasi unica per quanto riguarda i droni commerciali è la presenza di una porta DI posta qui sotto la cam, sotto il gimbal. Si tratta a tutti gli effetti di una porta d'espansione, una porta fai da te che ci permetterà di collegare davvero qualsiasi cosa e poi può essere anche avvitato tramite questi due fori per le viti, ad esempio ulteriori LED, un gimbal, una cam diversa, dei fuochi d'artificio, dei cannoni, un paracadute. Insomma, è un drone con un potenziale davvero molto grande, un drone con una sua personalità che nei prossimi mesi, nei prossimi anni potrebbe addirittura evolversi con i giusti accessori, che ovviamente non mancherò di recensirvi man mano che usciranno e ve li lascerò anche qui sotto nei link in descrizione video. Insomma ragazzi, di questo drone ho davvero poco da criticare, è costruito davvero molto bene con materiali di ottima qualità, al pari dello Xiaomi Mi Drone 4K, motori brushless molto potenti, LED anteriori e posteriori con una luminosità davvero molto alta che permettono di vedere bene il drone anche di giorno con piena luce solare. Molto belli i dettagli rossi sia sul logo sia sulle griglie di reazione delle ESC, insomma davvero molto bello almeno esteticamente, e c'è davvero poco altro da dire. Vola molto bene, lo avete già visto nel mio video di volo che vi linko nella scheda qui in alto a destra, e il gimbal, la cam è abbassata, è timida, funziona davvero molto bene. Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, quindi trovargli un vero difetto, possiamo dire che questo drone non è richiudibile, quindi non è compatto, serve sempre una borsa dedicata per trasportarlo, anche se è molto leggero a differenza dello Xiaomi Mi Drone 4K, però non essendo richiudibile come altri concorrenti, beh, questo potrebbe essere un problema per alcuni. Diciamo che almeno personalmente su un drone economico preferisco che i bracci siano fissi in modo che strutturalmente sia molto più solido. Mi è capitato di prendere in mano alcuni droni economici richiudibili come l'Absanzino che però nella parte di giunzione tra i bracci richiudibili, beh, mi hanno lasciato un po' perplesso. Se il drone è economico, secondo me, per una questione di sicurezza, meglio bracci fissi. Ma l'aspetto che mi ha fatto davvero innamorare di questo drone è il radiocomando.
molto simile a quello dell'Absan H501S, quindi con un display centrale incorporato da 4.3 pollici. La definizione non è altissima, ma si vede molto bene anche sotto luce solare. Inoltre sulla parte superiore sono presenti anche le predisposizioni per andare poi ad installare anche un parasole che va a migliorare ovviamente la visibilità alla luce del sole. Ed io, lo sapete ragazzi, adoro i radiocomandi con il display incorporato perché sono molto più veloci, permettono di utilizzare il drone in meno tempo, non dipendono dall'applicazione, quindi non c'è il pericolo che l'applicazione crashi con conseguenti infarti del nostro cuore sperando che il drone torni al punto di partenza. Qui è tutto incorporato, quindi avremo sempre sotto controllo il drone. E secondo me, per una persona che si affaccia a questo mondo e quindi va a comprare un drone entry level economico come il Fimi A3, è molto più importante la sicurezza con un sistema tutto integrato nello stesso dispositivo, invece che droni economici che dipendono da sistemi esterni come gli smartphone, che possono avere dei problemi, possono avere dei crash, e per un novizio del settore, non sarebbe il massimo. Quindi radiocomando davvero ok, molto ben fatto, con tutti i tasti al posto giusto, costruzione molto buona, molto solido, sì, non è piccolino, non ve lo mettete in tasca, vi serve sempre una borsa insieme al drone, però è un radiocomando tutto in uno, tutto incluso, con GPS GLONASS al suo interno che permette di attivare funzionalità di volo smart avanzate come il ritorno a casa alla posizione del radiocomando invece che alla posizione di partenza del drone, follow me, il circle mode attorno al radiocomando e così via. E inoltre è presente anche una batteria ricaricabile incorporata. Altro difetto è che nonostante il GPS GLONASS sia molto preciso, purtroppo non abbiamo alcun sistema ausiliario come ad esempio la VPU, la cam inferiore, quindi ragazzi io vi sconsiglio di utilizzare questo drone in ATTI mode, quindi all'interno di casa vostra, perché senza quella piccola cam sotto al drone non è molto stabile indoor in casa, utilizzatelo solo all'esterno, all'aperto, in zone molto grandi. Ovviamente, dato il suo costo, non abbiamo nessun sistema di rilevamento degli ostacoli attorno al drone. Questo radiocomando permette un range di controllo attorno ai 1000 metri, inoltre trasmette il segnale video a 5.8 GHz e questo permette di associare qualsiasi monitor o occhiale FPV a 5.8 GHz senza nessun problema. Inoltre qui sotto abbiamo anche l'uscita AV per connetterlo ad esempio ad un monitor esterno, mentre l'ingresso per la micro SD permette di registrare in tempo reale la telemetria del drone in un file video dedicato. Gli stick di controllo hanno una sensibilità davvero eccellente che permette di controllare il drone con grande precisione, e così anche la rotellina di inclinazione del gimbal che permette riprese molto fluide e senza scatti. Mentre dall'altra parte abbiamo un'altra ghiera, un'altra rotellina programmabile. Io ad esempio ho impostato l'esposizione su questa rotellina, mentre dietro abbiamo due tasti, uno per scattare foto e registrare video e l'altro per attivare la porta DI, la porta d'espansione di cui vi ho parlato poco fa, quindi un sistema completo tutto racchiuso qui dentro, senza necessità di collegare smartphone. In conclusione ragazzi, se siete in cerca di un drone economico entry level per affacciarvi a questo mondo, oppure se avete già utilizzato un drone giocattolo come ad esempio i Sima e volete passare ad un livello superiore senza spendere troppo, in questo caso ad inizio 2019 lo Xiaomi Fimi A3 è il miglior drone economico entry level. Questo perché ad un prezzo tutto sommato contenuto permette di accedere a tutte quelle funzioni che solitamente sono esclusive di droni molto più costosi.
Parliamo di GPS GLONASS, di motori brushless, del gimbal a 3 assi misti che è davvero raro da trovare in questa fascia di prezzo, una cam Full HD tutto sommato di buona qualità per chi vuole utilizzare questo drone a fini hobbistici o comunque per imparare. Ovviamente non è una cam professionale, non potrete riprenderci dei matrimoni, ma fa molto bene il suo lavoro anche grazie all'ottimo gimbal e può essere inclinata da meno 90 gradi a 0 gradi. Non dimentichiamoci della porta DI d'espansione che secondo me nei prossimi mesi ci riserverà molte sorprese. E poi ragazzi c'è lui, il radiocomando. Vabbè, me ne ho già parlato davvero tanto in questa recensione, me ne sono letteralmente innamorato e Stefania sarà gelosa. È precisissimo, ha un display ben definito con una buona luminosità, permette di controllare il drone in maniera molto precisa, senza scatti, quindi molto ben calibrati gli stick, tutti i tasti al posto giusto, un buon range di controllo, possibilità di connettere sistemi FPV esterni per divertirci ancora di più, quindi non ho davvero nulla da dire su questo radiocomando. Gli unici difetti relativi a questo drone al Filmia 3 sono principalmente la possibilità, anzi l'impossibilità di richiuderlo e l'assenza di sistemi come la VPU. Davvero un peccato, secondo me avrebbero potuto fare un leggero sforzo in più. Ma alla fine ragazzi va bene così, si tratta di un drone che deve essere utilizzato all'aperto in zone libere da ostacoli e che, credetemi, vi farà divertire e appassionare a questo mondo, vi farà avvicinare alla fotografia aerea a piccoli passi e lo amerete ragazzi, lo amerete come l'ho amato io e lo amo ancora. Tanto che ne ho comprati 2. E direi che questo è tutto ragazzi, magari nelle prossime settimane, quando il meteo me lo permetterà, vi mostrerò anche le funzionalità di volo smart più nel dettaglio. Se volete acquistarlo trovate tutti i link qui sotto in descrizione video, Gearbest, AliExpress, insomma dateci un'occhiata e comprate dallo store che vi permette il risparmio maggiore. Io vi consiglio Gearbest perché tramite la spedizione Priority Line vi permette di non avere nessuna spesa di dogana che su AliExpress a volte potrebbe esserci. Sempre qui sotto ragazzi in descrizione video trovate anche il link per entrare nel mio canale Telegram delle offerte dove pubblico coupon per questo drone e per tanti altri, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, entrate se siete appassionati di questo mondo, e canale Instagram. Infine, questa volta davvero, se volete supportare questo canale noi non chiediamo nessuna donazione ma un semplice like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Se avete una qualsiasi domanda da pormi per il drone, per la felpa, per questa stanza, beh ragazzi mi trovate sempre qui sotto nei commenti e sono sempre a vostra totale disposizione. Questo è davvero tutto, ve lo giuro questa volta, e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Games. Ciao ragazzi!